tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensione del filato Iggy, se vogliamo dirlo uno dei filati più famosi in assoluto, perché parliamo del cotone per antonomasia di casa Tessiland. Viene utilizzato davvero per tantissimi progetti di ogni tipo e fattura, dall'arredamento all'abbigliamento, agli accessori, alle borse, agli amigurumi. Quindi è un filato sicuramente super versatile, disponibile in tantissime varianti di colore, quindi ho un paio di esempi che ho acquistato nel tempo. Andiamo a vedere come si compone e di cosa si tratta. Abbiamo qui la sua cartina, 100% cotone, 50 grammi, lunghezza 125 metri, ferri consigliati 3, 3,5, uncinetto 2,5, 3. Per esperienza vi dico che il numero di uncinetto è indicativo, quindi in base poi a quello che noi vogliamo ottenere come risultato finale, andremo poi a cambiare la tipologia di uncinetto. Per un pannello molto stretto lo andremo a ridurre, mentre per una lavorazione un po' più traforata, un po' più morbida, possiamo tranquillamente aumentare. Nel corso del tempo, anche prima del canale, con il filato Iggy ho realizzato davvero di tutto e di più. Intanto perché ha un prezzo davvero eccezionale e il filato si presta davvero a una lavorazione molto scorrevole, si mantiene anche nonostante i lavaggi. Io vi dico la verità, i prodotti che ho realizzato, le creazioni che ho realizzato col filato Iggy, le ho messe tranquillamente in lavatrice senza troppi accorgimenti e non ho avuto alcun tipo di problema. Forse l'unica cosa che mi sono premurata sempre di fare è stata quella di introdurre il capo realizzato all'uncinetto in una retina a parte all'interno comunque del cestello, per evitare che si impigliasse qualche punto, qualche zip di altri capi. Non ho avuto alcun tipo di difficoltà nella lavorazione, i gomitoli nella quasi totalità dei casi, perché c'è sempre l'eccezione, sono privi di nodi e di intrecci particolari. Molte volte capita, ammettiamolo, che ci perdiamo anche qualche mezz'oretta a cercare di sbrogliare qualche gomitolo intrecciato in modo particolare. Con l'Iggy devo dire di non aver mai avuto questo tipo di problema. La resa, anche quella, è degna di nota, perché 125 metri per 50 grammi, devo dire che ci danno un buon risultato a gomitolo. E adesso vi faccio vedere come si comporta il filato, in questo caso con un inizio di top down. Prima che sgraniate gli occhi e corriate a commentare, l'Iggy Lux, che è quello che state vedendo in questo momento, non c'è più, quindi non esiste più. Ci sono tante altre varianti nel sito Tessiland, quindi possiamo sicuramente sopperire a questa mancanza, ma posso praticamente dire con assoluta certezza che siamo di fronte ad un reperto che mi tengo carissimo, perché intanto ho un top down già avviato, uno sprone già avviato, che potrà tranquillamente servirmi per qualche cosa, quindi lascio tutto così com'è assolutamente. Ma vediamo che con la maglia alta, uncinetto numero 3, raggiungiamo un'ottima texture, vedete? Molto spesso, come già ho detto anche in video precedenti, ci troviamo a scegliere un filato per una lavorazione ad uncinetto e abbiamo davanti a noi un telino, una fotografia di un telino lavorata ai ferri, che è molto bello, ma io non sono avvezza, purtroppo non sono brava a lavorare con i ferri, non mi rendo conto poi della resa che può avere un piccolo pannello realizzato ad uncinetto, e quindi ogni tanto vedremo qualche recensione, vedremo qualche filato all'opera, diciamo così. Consiglio questo filato? Sì, assolutamente. Addirittura ho visto anche che in vari gruppi Facebook si realizzano queste coperte delle temperature. Fatemi sapere a proposito se anche voi quest'anno l'avete iniziata, perché ho visto che c'è stato a gennaio un boom di queste coperte delle temperature, e molte delle ragazze, delle signore che si sono cimentate e si stanno cimentando nell'opera hanno proprio utilizzato il cotone Iggy.
Io mi sono sempre trovata assolutamente benissimo e per quello che può valere consiglio assolutamente l'acquisto di questo cotone. Nel dubbio comprate Lighi, che andate sul sicuro. Io spero che aver visto questo filato un pochino più da vicino e averne parlato un attimo in maniera più approfondita possa esservi stato utile. Fatemelo sapere naturalmente nei commenti. E io vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Ovviamente, come al solito, vi aspetto per la prossima recensione.